È Dio o la fonte o la luce, l'universo? Quante volte hai sentito questa frase che ti ha mandato fuori di testa? Ed è possibile che la prima reazione sia stata quella di allontanare questo pensiero. Non sono un angelo caduto sulla terra, quindi non ho la risposta, però quello che ti riporto è la mia esperienza, che cosa ho imparato ad oggi. E il primo grande insegnamento è arrivato quando ero appena tornata dal Cammino di Santiago, perché se non l'hai mai fatto, prima di tutto ti suggerisco assolutamente di farlo possibilmente da solo o da sola. Durante il Cammino di Santiago, essendo un posto in cui le persone per tantissimi anni hanno percorso questo tragitto, e quindi in questo tragitto l'essere umano inizia super attaccato alle cose, super collegato con la sua vita passata, e nel momento in cui il cammino diventa 5 giorni, 6 giorni, una settimana, 2 settimane, tutto il bagaglio personale di pensieri negativi, di situazioni in cui ci si incastra spesso, viene letteralmente mollato. Quindi posso dire per esperienza personale che a un certo punto del cammino si è assolutamente puri, come quando si nasce o come quando forse si è dall'altra parte. E una cosa che succedeva a me, ma a molti dei peregrinos, che è il soprannome delle persone che fanno il cammino di Santiago, era quello di illuminazioni che arrivavano in continuazione, perché questa è assolutamente libera, il subconscio è stato messo a tacere, per cui qui arriva di tutto e arrivano cose bellissime. E una di queste illuminazioni con la quale sono tornata a casa era che Dio, la fonte c'è, ma che su questa terra il Dio, il mago, il miracolo sei tu. Quante volte hai sentito dire, soprattutto, scusa, in questi ultimi anni, che non bisogna guardare fuori, che bisogna guardare dentro, che siamo sempre stati portati a guardare fuori e invece bisogna guardare dentro, è tutto dentro di noi, tutto, tutto. Quindi quando sono tornata dal Cammino di Santiago avevo questa illuminazione che mi era rimasta dentro, perché sono successe diverse cose e ho realizzato, ma non in senso egoistico, che ognuno di noi, più che realizzato, sentito, è Dio su questa terra. Tu sei la mano invisibile di Dio che ti ha messo qui per fare qualcosa, sei il suo prolungamento, ti ha messo qui per imparare, per vedere che cosa veramente puoi portare a casa lassù quando torni. E mi ricordo che questa frase, questo pensiero che avevo in testa, questa frase, l'ho detta a un religioso, storico religioso. Gli ho detto, guarda, secondo me Dio è ognuno di noi, no? Ci dite di venire in chiesa, di pregare questo Dio, di adorare qualcosa che è fuori, ma secondo me siamo, ognuno di noi è Dio. E mi ricordo benissimo che una volta sono andata a questa messa di questo religioso e sono arrivata in ritardo perché c'era la resistenza alla messa, e quando sono arrivata da fuori c'era il microfono, era estate, e ho sentito la frase del prete che diceva perché Dio è ognuno di voi. E ho avuto come la sensazione prima di entrare in chiesa come se fossero un po' tutti in trance, no? E non c'è nessun giudizio qua. Però nel momento in cui tu realizzi che Dio sei tu e che adorare qualcosa che ti dicono essere in una determinata casa, la casa di Dio qui su questa terra, quando tu sei il vero Dio, è un po' come limitarti nella tua vita, limitarti nelle tue scelte, perché dipende sempre da qualcun altro, da qualcosa di esterno, da questo Dio che adori che è esterno. E in questo senso la religione classica ha limitato moltissimo il potere dell'essere umano, del suo creare, del suo visualizzare,
della sua magia, dei suoi miracoli, perché dipende sempre da qualcuno che è esterno a te. Un po' come ha fatto la New Age, no? Questo spiritualismo, parola inflazionata, molto interessante, difficile sempre da spiegare, questo spiritualismo che ti mette nella condizione in cui qualsiasi cosa succeda, tu devi essere felice, qualsiasi cosa succeda, tu devi essere buono con l'altro, qualsiasi cosa succeda, va tutto bene. Anche la parabola di Gesù, perché sono cresciuta in Italia, ma le altre parabole non le conosco, ma presumo che siano più o meno uguali. Quando Gesù era arrabbiato, ce l'aveva con qualcuno in particolare che non si stava comportando in un buonissimo modo, quando profanava alcuni principi, non stava zitto, anzi, ad alcuni li ha proprio presi a menate. E credo che ricordarsi sempre che è come se ci fosse questa fonte, perché sono sicura che c'è, sono sicura che anche tu l'hai sentita, che è come se si fosse divisa in tantissimi millesimi, tanti quanti sono le persone che vivono in un dato momento storico sulla Terra. Quindi hanno tutte lo stesso potere, hanno tutte la stessa importanza e sono tutte il prolungamento di quello che sta sopra, ma non c'è niente di siamo noi, questa fonte che ci mette alla prova per vedere che cosa siamo in grado di fare qui, se veramente portiamo a casa dei frutti di insegnamento oppure no. E quindi ricordarti che Dio sei tu, non è un senso di onnipotenza, non è un senso di screditare la fonte, ma è un po' il resettare il potere che hai di diventare veramente il mago della tua vita e di non relegare sempre qualcosa a qualcun altro. Poi quell'altro, quella fonte, quando ci deve mettere il fermino, deve mettere la mano, come saprà lui, lo fa. E questo credo che sia un grandissimo insegnamento. Video fatto così, senza nessun tipo di script. Vediamo se per te è interessante, mi piacerebbe sapere che cosa ne pensi, puoi lasciare i commenti qui sotto, ti puoi come sempre iscrivere al canale di Nob, alla newsletter che trovi sempre il link qui sotto e trovi tanti altri link come sconti per comprare gli oli essenziali che sono un'altra magia e per consultare la guida di Miss Beirut, Libano e quelle che arriveranno e basta, ricordati che sei lo specchio di Dio, che sei tu, Dio regna e vive in te. Chi devi curare e adorare sei tu, ringraziando sempre il sopra. E se ti interessano questo tipo di argomenti, ti lascio un video da poter vedere abbastanza interessante a chi